benvenuti nel mio canale. Siamo qui con il quarto episodio di Someone Different. Non dimenticare di guardare il mio video, iscriverti al mio canale e attivare le notifiche. Rapiscono Irfan dall'ospedale e cercano di scoprire chi lo ha bruciato. Doan non lo permette e uccide Irfan. Ma Irfan dà il nome di Doan. Nel frattempo, Doan si rende conto che uno degli uomini che hanno appiccato l'incendio all'orfanotrofio e uno di quelli che hanno rapito Irfan è il padre di Leila, Ekrem. Doan decide di uccidere anche il padre di Leila. Leila mostra il filmato dell'ospedale al procuratore di Turan. Osserva la sua reazione. Turan si comporta come se non lo sapesse. Cerca di impedire gli sforzi di Leila per trovare Doan. Mentre Kenan dorme a casa, sua madre torna a casa. Kenan non riesce a ricordare alcuni dei suoi momenti e decide di andare dal dottore per questo. Ekrem dice a sua moglie di aver rapito Irfan perché era stato minacciato con suo figlio, ma Irfan è stato ucciso. Kenan chiama suo padre e cerca di ottenere informazioni sul rapimento di Irfan. Sua madre è consapevole che Kenan non sta bene. I giorni di Kenan sono stupiti. Doan ora inizia a rimanere nel corpo di Kenan per periodi di tempo più lunghi. Kenan va dal dottore e spiega che ha dimenticato alcuni dei suoi ricordi. Ma il medico gli consiglia di rivolgersi a uno psichiatra. Leila trova gli uomini che hanno rapito Irfan. Turan chiama Idris perché il pubblico ministero Leila è sempre più vicino all'esito. Kenan non vuole dare la notizia in un modo che metterebbe Leila in una situazione difficile. Ekrem è molto risentito perché non ha mai fatto visita a Tahir in prigione. Prova ancora rimorso per l'incidente che ha causato mentre era ubriaco. Ekrem non deve essere andato perché aveva paura della prigione. Turan va dal procuratore Idris. Idris dice che se tu avessi vendicato gli innocenti, Doan non sarebbe tornato. Sia Doan che Kenan sono la stessa persona. Idris dice che i cattivi stanno cercando Doan e chiede a Turan da che parte sta. Kenan e Leila si riuniscono per guardare il vecchio giornale. Ma Kenan è molto colpito da Leila. Trascorrere del tempo con Leila è molto piacevole. Leila dice che sei qui per aiutare, non per flirtare. La madre e il padre di Kenan hanno molta paura che capisca di essere stato adottato. Ma la cosa migliore è dirlo a Kenan. Temono che possa voler conoscere la sua famiglia. Ma la cosa veramente brutta e spaventosa sarebbe se tutti lo scoprissero. Durante la ricerca sui giornali, Kenan nota che in uno dei giornali manca una data. Cominciano a fare ricerche per trovare le notizie di quel giorno. L'ex giornalista chiede che la copia datata 8 settembre 1995 non sia disponibile e perché. La moglie dell'uomo va nel panico e se ne rendono conto. Kenan e Leila affittano una casa e decidono di passare lì la notte. Ma appare Doan. Doan sente l'incendio del 7 settembre come se fosse accaduto oggi. Anche Doan è arrabbiato con Kenan. Pensa che lei stia vivendo ogni felicità ma deve nascondersi. La sua psicologia non è affatto buona. Kenan è malato e ha la febbre. Leila mette Kenan nella vasca da bagno e sotto l'acqua fredda. Non si sente male, questa è un'altra cosa, non riesce a descriverla da solo. Kenan chiede a Leila di andare nella vasca da bagno con lui. Leila si siede accanto a lui. Kenan delira nel sonno e chiede aiuto. Leila cerca di capire Kenan. Kenan si sveglia spaventato. Kenan tiene la mano di Leila e dice: "Ti rendi conto che mi sto innamorando di te?" Leila dice che innamorarsi porterà infelicità. Leila e Kenan vanno a prendere la notizia del 7 settembre dal giornalista. Ma il giornalista è stato minacciato. La minaccia non è altro che il padre di Ekrem. Il giornale dà la notizia nella scatola incartata. La notizia parla di un orfanotrofio in fiamme. Kenan si sente male. Puzza di gente bruciata ovunque. Un senzatetto esce e dice che i bambini sono rimasti bruciati nel fuoco. Mentre Kenan visita l'orfanotrofio, Doan vuole che capisca come si sente. Questo posto sembra molto familiare a Kenan e inizia a piangere. Vede il nome del suo amico sul muro. Anche se non riusciva a capirlo affatto, questo edificio bruciato lo colpì moltissimo. Leila non riesce a capire Kenan. Tahir viene portato alla stazione di polizia e gli viene chiesto cosa ci faccia nell'ospedale dove è stato rapito Irfan. Ma Tahir dice che accompagnava solo il suo amico e viene rilasciato. Kenan chiede se c'è qualcuno che ha informazioni sull'incendio scoppiato con la notizia. Turan, il pubblico ministero e sua moglie pensano a come risolvere la situazione in cui si trova il figlio.
Doğan colpisce l'auto di Ekrem e prende Ekrem. Mentre il giornalista ha detto che sarebbe venuto a Istanbul per raccontare tutti i fatti. Il padre di Leyla è nel bagagliaio dell'auto di Kenan. Ma Leyla non lo sa. Che piano ha Doğan per Ekrem? Arrivederci.